L'Archivio Storico Unicredit è uno dei più importanti in Italia per lo studio dello sviluppo economico e sociale del Paese dall'Unità d'Italia ai giorni nostri. L'archivio possiede un patrimonio di oltre 5 km di documenti cartacei. Siamo aperti al pubblico per visite guidate in modo da poter portare a tutti l'esperienza della banca attraverso lo studio delle nostre carte, dei nostri manifesti, delle nostre fotografie e degli oggetti museali che conserviamo. In questa sala abbiamo arredato alcune vetrine che potete vedere alle mie spalle, dove abbiamo messo alcuni cimeli importanti che rappresentano l'evoluzione del lavoro bancario. C'è una pietra litografica che è molto importante perché è la pietra litografica con cui venivano stampate le azioni della Banca di Genova, che è la banca da cui è nato il Credito Italiano e poi successivamente Unicredit. Qua abbiamo alcuni cimeli della Banca Italiana per la Cina. Abbiamo una raccolta di salvadanai molto importante da tutte le parti del mondo. Questo perché le casse di risparmio che sono entrate nel gruppo davano come regalo ai bambini per i primi risparmi dei salvadanai che poi venivano aperti dal cassiere e il bambino poteva aprire il primo conto corrente. Un'altra curiosità è questa pistola che sembra la classica pistola da donna e da borsetta, che in realtà veniva utilizzata per testare i vetri delle filiali e vedere se oggettivamente erano blindati. Qui ci troviamo nella sala di studio nella quale accogliamo ricercatori e storici interessati a consultare materiali come fotografie, documenti o i manifesti. Frequento l'archivio storico da circa 2 anni e sono appassionato della storia di Milano e di stratificazioni urbanistiche. E quindi in questo archivio riesco a trovare fotografie e tantissimo materiale che mi permette di assecondare questa mia passione. Come docente universitario ho portato alcune volte i miei studenti del laboratorio di archivistica dell'Università di Milano, soprattutto per fare vedere un ambiente di un grande gruppo bancario piuttosto che non l'archivio. Attraverso questo tipo di documentazione possiamo farci un'idea profonda delle trasformazioni sociali italiane nel corso del Novecento. Adesso vi portiamo in un altro dei nostri depositi. Si tratta di un vecchio cavò della banca, prima utilizzato per i valori in bianco, e adesso noi lo utilizziamo per conservare una parte del nostro patrimonio archivistico. Questo cavò raccoglie e conserva tutta la documentazione del Fondo Banco di Roma. Unicredit dispone anche di una biblioteca che è formata da circa 60.000 volumi. La biblioteca non nasce come operazione culturale a sé stante, nasce per esigenze lavorative. Ovviamente all'epoca non c'era internet e quindi l'ufficio legale comprava le varie enciclopedie di diritto, l'ufficio finanziario doveva acquistare le pubblicazioni che parlavano di finanza. L'unico modo per avere tutte le informazioni era effettivamente avere il cartaceo. Il racconto che vi abbiamo fatto dell'archivio del nostro patrimonio ci fa capire come le carte che conserviamo qua non siano un qualche cosa di morto e di statico, ma sia una raccolta di storie meravigliose da raccontare che ci permettono di traghettare la banca verso il futuro.